Mi chiamo Thomas Avery, ho 33 anni e sono il proprietario di un piccolo diner chiamato Avery's Diner a Madison, Wisconsin. La mia vita ruota attorno a giornate interminabili, dall'aprire le porte all'alba per accogliere i clienti fino a tarda notte, quando finalmente finisco di pulire. Quel giorno non era diverso. Il cielo era già diventato nero come la pece, e un vento gelido soffiava dal lago Mod, portando con sé il pungente freddo del tardo autunno. I clienti se ne erano andati tutti, lasciando solo il rumore dei miei gesti mentre strofinavo i vecchi tavoli di legno. L'odore del caffè freddo si mescolava al persistente aroma di carne alla griglia nell'aria. Ero stanco, ma era una stanchezza familiare, come una parte integrante di questa vita monotona. Pensai tra me che tutto ciò che dovevo fare era chiudere la porta a chiave, tornare a casa, fare una doccia e dormire profondamente fino al mattino. Sarebbe andata bene così. Uscii, le chiavi tintinnarono nella mia mano, pronto a chiudere un altro giorno. L'aria fuori era più fredda di quanto avessi previsto. Il mio respiro si trasformò in una nuvola bianca nella notte. Guardai intorno per assicurarmi che non ci fosse nessuno. E poi, all'improvviso, il cuore mi si strinse. Proprio accanto al muro del diner, rannicchiata nell'angolo buio, c'era una piccola figura. Un ragazzino di circa 10 anni stava lì, debole come un'ombra sotto il lampione. I suoi vestiti erano stracciati, il tessuto sottile non offriva alcuna protezione contro il freddo pungente, e le sue scarpe consumate erano così logore che le dita dei piedi erano scoperte. Il suo volto era emaciato, la pelle pallida sotto la luce giallastra della strada deserta. Ma furono i suoi occhi a farmi gelare. Erano stanchi, come consumati dalla fame e dalla sete, eppure tesi, come quelli di un animale selvatico abituato a fuggire per sopravvivere. Non mi guardava. Tenendo la testa bassa, fissava il suolo, le braccia strette intorno a sé, cercando di trattenere quel poco calore che gli restava in mezzo a un tremito infinito. In quel momento, il mio cuore affondò. Avevo visto molti senzatetto a Madison, ma davanti a me c'era un bambino, piccolo e solo nel cuore della notte. Sapevo che non potevo fingere di non aver visto nulla. Non potevo semplicemente chiudere la porta e andarmene. Un sentimento di pietà si insinuò in ogni mio passo, facendomi fermare, anche se avevo già voltato le spalle. Non posso abbandonare quel ragazzino, pensai, il cuore che batteva forte. Il freddo fuori sembrava penetrare nelle ossa, e immaginai da quanto tempo il bambino lo stesse sopportando. Presi un respiro profondo, cercando di mantenere la voce calma, e chiamai piano. «Ehi, ragazzino, fa davvero freddo qui fuori. Vieni dentro al diner un attimo. Ti lascio scaldare». Il ragazzo sobbalzò, alzò di scatto la testa per guardarmi, gli occhi spalancati dalla paura. Fece un passo indietro come se fossi una minaccia. Vidi chiaramente la sua esitazione. Quei pochi secondi sembrarono durare un'eternità mentre restava immobile, valutando le opzioni, forse chiedendosi se fossi una persona cattiva. Il mio cuore accelerò. Avevo paura che scappasse e sparisse nell'oscurità. Alzai la mano in un gesto rassicurante, senza avvicinarmi, e sorrisi dolcemente. «Va tutto bene. Non ti farò del male. Vieni dentro. Ho già chiuso, ma puoi restare un po'». Il ragazzo mi guardò ancora per qualche secondo, poi mi seguì con cautela, mantenendo sempre la distanza, come un gatto randagio, timoroso di essere catturato. Aprì la porta del diner, lo lasciai entrare per primo e la richiusi dietro di noi. L'aria calda all'interno sembrò rilassarlo un po', ma lui rimase vicino al muro, senza osare sedersi. Lo guardai e la pietà nel mio cuore crebbe ancora di più. Il ragazzino era pelle e ossa, i capelli arruffati e aggrovigliati, il volto sporco. Doveva essere affamato, pensai, e decisi di agire. Senza dire molto, entrai in cucina, accesi il riscaldamento e cominciai a preparare un pasto. Usai quello che era rimasto dalla giornata, una ciotola fumante di zuppa di pollo, qualche fetta di pane tostato, una porzione di manzo saltato con verdure e un bicchiere di latte caldo. L'odore del cibo riempì l'aria, e vidi il ragazzo deglutire a fatica, ma non si mosse.
Posai il vassoio con il cibo sul tavolo più vicino a lui, tirai fuori una sedia e mi sedetti a una certa distanza. Mangia, ragazzino. Non ti chiedo niente. Gestisco un diner. Avanza sempre un po' di cibo. Il ragazzo mi guardò, poi la zuppa, esitò ancora un momento. Poi, come se non potesse più resistere alla fame, si precipitò al tavolo, si sedette e cominciò a mangiare. Oh Dio, il modo in cui mangiava mi straziava il cuore. Mangiava freneticamente, quasi ingoiando bocconi interi senza masticare bene, come se temesse che qualcuno glieli potesse portare via. La zuppa era bollente, ma non si lamentò. La sorseggiava disperatamente. Il pane veniva strappato e infilato in bocca. Il manzo spariva in un attimo. Rimasi a guardare, incapace di trattenere il dolore, gli occhi che bruciavano. Da quanto tempo quel ragazzino era affamato? Come poteva un bambino dover passare tutto questo? Pensai in silenzio, cercando di reprimere le emozioni. Ricordai la mia infanzia. Non ricca, ma almeno avevo genitori e pasti caldi. E questo ragazzo? Quando finì di mangiare e si asciugò la bocca con la manica strappata, finalmente osai parlare. La mia voce era lenta e paziente, come se parlassi a un animale selvatico. Sei sazio? Vuoi altro? Scosse la testa, gli occhi ancora fissi sul tavolo. Continuai. Come ti chiami? Perché sei solo per strada così? All'inizio esitò, ancora guardingo, il corpo teso come pronto a scappare. Non lo forzai. Rimasi seduto in silenzio ad aspettare. Il mio sguardo era gentile, senza giudizio. Sapevo che per qualcuno come lui, la fiducia era il lusso più raro. Pian piano, sotto quella pazienza, si aprì. La sua voce era piccola e tremante. Mi chiamo Caleb Frost. Ho 10 anni. Girovago da settimane ormai. Mangio quello che mi danno. Stanotte avevo tanta fame. Sono rimasto davanti al diner sperando che qualcuno mi desse qualcosa per riempire lo stomaco. Il cuore mi si strinse. Girovagare da settimane? Un bambino di 10 anni? Cercai di mantenere la voce ferma. Perché giri così? Dove sono i tuoi genitori? Caleb mi guardò, gli occhi pieni di tristezza, come scavando in ricordi dolorosi. Raccontò la sua storia, la voce spezzata, ma ogni parola mi trafiggeva il cuore come un coltello. I suoi genitori avevano avuto un matrimonio fallito. Suo padre, Owen Frost, era un alcolista severo. Beveva tutto il giorno e, quando era ubriaco, picchiava senza pietà la madre di Caleb. Le botte, le urla, le notti insonni piene di paura. Caleb raccontava tutto con gli occhi lucidi. Poi un giorno, sua madre non ce la fece più. Se ne andò, abbandonandolo solo con il padre ubriaco. Senza più una moglie su cui sfogare la rabbia, Owen la riversò su Caleb. Ogni volta che era ubriaco, lo malediceva e lo picchiava con qualunque cosa gli capitasse a portata di mano. Una cintura, una bottiglia rotta, persino i pugni. Ascoltai in silenzio, la rabbia che cresceva insieme a una pietà straziante. Perché un bambino doveva sopportare tutto questo? Nella mia mente immaginai quel piccolo ragazzino rannicchiato in un angolo della casa, vivendo nel terrore costante ogni volta che il padre si infuriava. Le ferite che si facevano sempre più profonde nel silenzio. Caleb continuò, la voce ancora più tremante. L'ultima volta era così ubriaco che mi ha colpito con una sedia di legno. Mi ha fatto così male che il sangue mi colava dalla testa. Non ce la facevo più, così sono scappato di casa. Sono diventato un senzatetto, dormo nei parchi, chiedo l'elemosina per strada. Non ho mai osato chiedere aiuto a nessuno. Avevo paura che mi mandassero in un orfanotrofio o in affido. Avevo paura che nessuno credesse a un ragazzino come me. Avrebbero pensato che mentivo e mi avrebbero rimandato da lui. Sentendo tutta la storia, rimasi senza parole. La pietà mi travolse come onde, così forte che non trovavo parole. Davanti a me non c'era solo un bambino senza casa,
ma un'anima giovane che aveva già imparato a vivere nella paura. Improvvisamente capii che ciò che lo faceva tremare di più non erano le notti gelide e affamate per strada, ma la sensazione che non ci fosse un posto davvero sicuro dove tornare, nessuno di cui potersi fidare per essere protetto. E in quel momento sapevo che non potevo voltarmi. Quella notte rimasi sveglio a letto, ascoltando il respiro regolare provenire dall'altra stanza. Mi alzai e sbirciai piano attraverso la fessura della porta. Caleb dormiva profondamente sul letto improvvisato che avevo frettolosamente preparato con il divano e qualche vecchio cuscino. Il suo volto era rilassato, non più segnato dall'espressione stanca di prima, come se fosse stato il primo sonno davvero tranquillo dopo tanti giorni pieni di paura. Mi resi conto che non avevo mai visto un bambino dormire così profondamente. Nessun risveglio improvviso, nessun rannicchiarsi difensivo, solo respiri profondi e costanti, come se finalmente gli fosse stato permesso di lasciarsi andare. Una strana calda sensazione mi attraversò il petto, ma subito fu seguita da un'ansia sottile. Mi chiesi cosa stessi facendo. Un uomo solo che porta a casa un bambino sconosciuto. Cosa avrebbero pensato gli altri se lo avessero saputo? Quei pensieri mi fecero battere il cuore e una serie di scenari inquietanti mi attraversarono la mente. Ma poi guardai di nuovo il ragazzo che dormiva pacifico davanti a me e sapevo che, qualunque cosa fosse successa, non avrei mai rimpianto di non avergli voltato le spalle quella notte. La mattina seguente, una luce fioca filtrava dalla finestra. Mi svegliai presto e preparai una colazione semplice. Uova fritte, pane tostato, caffè per me e latte per lui. L'odore del cibo riempì l'aria e svegliò Caleb. Si sedette, si strofinò gli occhi e sembrava più sveglio. Mangiammo in silenzio, solo il tintinnio delle posate rompeva il silenzio. Quando finimmo, si alzò e si asciugò la bocca. Ti ho disturbato abbastanza. Ora devo andare. Grazie per il pasto. Camminò piano verso la porta, la sua piccola figura scomparendo lentamente lungo il corridoio. Rimasi a guardarlo andare via, un senso di vuoto senza nome che cresceva dentro di me, come se avessi appena perso qualcosa che ancora non riuscivo a capire. L'appartamento tornò al suo silenzio familiare, ma ora quel silenzio pesava più che mai. Tornai alla tavola calda e lavorai come al solito, ma la mente continuava a tornare a lui. Dove sarebbe andato? Cosa avrebbe mangiato? Dove avrebbe dormito? Quelle domande mi rendevano inquieto, in attesa ansiosa di qualcosa. Forse che lui tornasse, o di cattive notizie da qualche parte. Passarono 3 giorni lenti, interminabili. La tavola calda andava avanti come sempre, clienti che entravano e uscivano, ma io continuavo a guardare la porta. La sera del terzo giorno, mentre il locale stava per chiudere e stavo pulendo l'ultimo tavolo, la porta si aprì cigolando. Alzai lo sguardo, il cuore che saltò un battito. Era Caleb. Stava lì, più magro, i vestiti più sporchi, gli occhi ancora cauti, ma non più così smarrito come prima. Mi guardò e disse piano: «Zio, sono tornato. Non ho nessun altro posto dove andare. Non ho mai incontrato nessuno così gentile come te». Le sue parole mi riempirono di un sollievo e una gioia inequivocabili, come se un peso enorme fosse stato tolto. Sorrisi e aprì la porta più largamente. «Entra, ragazzo. Ti stavo aspettando». Il cuore mi batteva forte per questa svolta inaspettata. Caleb entrò, si sedette al tavolo familiare e io preparai in fretta un pasto caldo. Mi raccontò che in quei 3 giorni aveva vagato nei parchi e mendicato agli angoli delle strade, ma il freddo e la paura erano diventati insopportabili. «Continuavo a pensare a te, al cibo caldo, a dormire al sicuro», disse, gli occhi che si facevano rossi. Lo ascoltai, il cuore che si stringeva di pietà. Poi chiese all'improvviso: «Posso restare e aiutare alla tavola calda? Mi basta mangiare e avere un posto dove dormire la notte. Lavorerò sodo». La sua proposta mi colse di sorpresa, il cuore che batteva forte. Un bambino di 10 anni che lavora. Ma se no, dove sarebbe andato? Annuii. «Va bene, ragazzo. Ma devi promettere di ascoltarmi».
Caleb sorrise, il primo sorriso che gli avevo visto. E da quel momento, le nostre vite cominciarono a cambiare. Nei giorni seguenti, lavorammo insieme alla tavola calda. Caleb era obbediente e veloce. Puliva i tavoli, lavava i piatti, imparò persino a versare il caffè ai clienti. I clienti abituali lo notarono e lo lodarono. Quel ragazzo è davvero sveglio, Thomas. Gradualmente conquistò tutti, e la tavola calda sembrava più calda, in qualche modo. La sera, quando tornavamo a casa, il piccolo appartamento non era più solo. Cenavamo insieme, a volte con gli avanzi della tavola calda, altre volte con qualcosa di extra che cucinavo, e le risate riempivano l'aria. Caleb parlava della sua vecchia scuola e dei giochi con gli amici prima che tutto crollasse. Io gli raccontavo della mia infanzia e dei vecchi tempi a Madison. Quei rari momenti di pace mi fecero capire che la mia vita un tempo monotona aveva ora un significato più profondo, ma c'era anche ansia. Temevo che Owen potesse presentarsi o che qualcuno denunciasse il bambino che lavorava alla tavola calda alla polizia. Passarono diversi mesi in fretta e il legame tra noi crebbe fino a diventare qualcosa di davvero simile a quello tra padre e figlio. Caleb mi chiamava zio Thomas, ma nei suoi occhi vedevo la fiducia che si dà a un vero padre. La sua presenza era diventata indispensabile. Svegliarmi con il suo sorriso al mattino, tornare a casa con le sue storie la sera, tutto questo mi riempiva di una strana felicità, ed è stato ciò che mi spinse a prendere una decisione. Avrei adottato lui. Il pensiero arrivò all'improvviso in una notte tempestosa, mentre Caleb dormiva profondamente sul divano. Il cuore mi batteva forte per quell'idea monumentale. Sono qualificato? Qual è la procedura? E Owen? Quelle domande mi tennero sveglio. Quando glielo dissi a colazione, Caleb fu sia felicissimo che terrorizzato. I suoi occhi si illuminarono. Davvero, zio? Posso restare con te per sempre. Ma poi il volto si fece triste al pensiero di dover vedere Owen Frost. No, ho tanta paura. Mi picchierà. Tremava. I suoi vecchi ricordi riaffioravano. Lo rassicurai, tenendogli la mano. Sarò sempre lì con te. Non dovrai affrontarlo da solo. Dobbiamo farlo per renderlo legale. Le mie parole lo calmarono, ma il mio cuore correva, nervoso per lo scontro che ci aspettava. Andammo a casa di Owen in un pomeriggio cupo, il cielo basso e opprimente. La casa fatiscente stava alla fine di un vicolo stretto, una grande finestra rotta, l'odore di alcol che si diffondeva anche dalla strada, segno di una vita abbandonata. Dentro regnava il caos. Bollette scadute sparse sul pavimento, bottiglie vuote rotolavano ovunque. Mobili rovesciati in completo disordine. Owen sedeva precariamente su una vecchia sedia, appoggiato all'indietro con noncuranza, gli occhi annebbiati dall'alcol. Quando mi vide, strizzò gli occhi, fissandomi per un attimo come cercando di mettere a fuoco, poi raschiò: «Chi diavolo sei? Cosa vuoi a casa mia?» Feci un respiro profondo e mantenni la voce ferma. «Sono quello che si sta prendendo cura di Caleb ultimamente. Sono qui per parlare chiaro con te». Owen sorrise beffardo, lo sguardo che scivolava su di me con indifferenza. «Parla in fretta. Non ho tempo». Andai dritto al punto. «Voglio adottare Caleb. Per farlo, devi rinunciare ai tuoi diritti genitoriali». Owen scoppiò a ridere, un suono rauco che riecheggiò nella casa intrisa di alcol. «Adottarlo? Gente come te vuole sempre fare l'eroe. Vede qualcuno che soffre e pensa di poter salvare la sua vita, ma alla fine si carica solo di un peso in più». Scosse la mano con disprezzo. «A malapena riesco a badare a me stesso. Lascia che il ragazzo vada dove vuole». Stringevo i pugni, cercando di restare calmo. «Se firmi, non avrai più responsabilità. Caleb avrà una vita stabile, e tu non sarai più coinvolto». Owen tacque per qualche secondo. Un luccichio calcolatore gli attraversò gli occhi annebbiati. Si appoggiò indietro, mi scrutò dalla testa ai piedi, poi disse lentamente: «Va bene, ma niente è gratis nella vita. Se vuoi la mia firma,
lascia $200. Rimasi congelato per un attimo, non per la cifra, ma per come lo disse con tanta disinvoltura, come se vendesse un oggetto inanimato. Solo questo. $200 per una firma? Come se tutto quello che c'è stato tra te e il ragazzo non significasse nulla, chiesi. Owen risse rauco, la sua indifferenza evidente. Per me è tanto. $200 per liberarmi di qualcosa che non voglio più portare. Così non dovrò mai più vederlo, mai più prendermi responsabilità. Tu lo chiami poco, io lo chiamo un peso tolto dalle spalle. Non dissi altro. Tirai fuori i soldi e li posai sul tavolo. $200, ordinati in mezzo al caos di carte, scambiati per una decisione che poteva cambiare la vita di un bambino. Owen non mi guardò né si voltò. Prese una penna e firmò il documento in fretta e con decisione, come se stesse solo riconoscendo un piccolo debito. Quando finì, spinse il foglio verso di me e disse con indifferenza, fatto. Portalo via e non tornare più qui. Presi il documento senza dire una parola. Mentre uscivo da quella casa che odorava di alcol, sapevo che per Owen era stata solo una transazione a buon mercato. Ma per me era il momento in cui avevo scelto ufficialmente di stare accanto a un bambino, senza possibilità di tornare indietro. La procedura di adozione andò veloce, non essendoci contestazioni. Preparai i documenti, incontrai un avvocato e infine il tribunale li approvò. Il giorno in cui ricevemmo i documenti, Caleb non riusciva a nascondere la gioia e mi abbracciò forte. Sei il mio papà adesso. E capii che da quel momento non stavo solo offrendo un rifugio a un bambino. Avevo scelto di diventare suo padre, con tutte le responsabilità e la volontà che ciò comportava. Eppure dentro di me restava un nervosismo. Cosa avrebbe portato questa nuova vita? Owen sarebbe mai tornato? Come avrebbe reagito la mia famiglia? Quelle domande rendevano il futuro drammatico, pieno di sorprese. Nei primi giorni, dopo essere diventati ufficialmente padre e figlio, le nostre vite si stabilizzarono gradualmente in un ritmo stabile. Il diner di Avery apriva ancora ogni mattina, pervaso dall'aroma di caffè fresco e pane tostato, e i clienti abituali continuavano a fermarsi, chiedendo del ragazzo sveglio e brillante. Caleb ormai mi chiamava papà, anche se all'inizio era timido, e ogni volta che lo sentivo, un calore strano mi riempiva il cuore. Stringemmo nuove abitudini, svegliarci insieme, fare una colazione semplice di uova e pane tostato. Poi lo accompagnavo alla scuola pubblica vicina, a Madison, dove poteva ricominciare da capo. La sera tornavamo a casa, cenavamo e lui mi raccontava della giornata, dei nuovi amici, delle lezioni di matematica che lo facevano fare smorfie. La vita era stabile, ma sapevo che era fragile. Le spese quotidiane gravavano su di noi come una nube scura. I costi si accumulavano, tasse scolastiche, libri, vestiti nuovi, bollette, generi alimentari, tutto si sommava e assottigliava il mio portafoglio. Capivo chiaramente che il futuro di un bambino come Caleb non poteva limitarsi a quel piccolo diner. Aveva bisogno di un'istruzione vera, di conoscenza per andare oltre, non di crescere solo pulendo tavoli e lavando piatti come me. Ricordavo le notti in cui parlava dei suoi sogni. Voleva diventare cantante o almeno imparare qualcosa per non dover più vagare. Così, pur sapendo che sarebbe stato un peso finanziario, decisi di mandarlo a scuola. Il primo giorno, mentre lo accompagnavo, il cuore mi batteva forte per l'ansia. Il ragazzo si sarebbe integrato? Gli altri bambini lo avrebbero preso in giro? Stavo fuori dal cancello, guardandolo entrare in classe con lo zaino nuovo che gli avevo comprato, la sua figura minuta in mezzo alla folla di bambini che ridevano. Si voltò a salutare con un sorriso radioso, e tirai un sospiro di sollievo, anche se l'ansia restava. Da quel giorno, le mie finanze si fecero davvero strette. Le spese arrivavano fitte e veloci, iscrizioni, divise, libri di testo, persino i soldi per la mensa. I guadagni del diner bastavano a malapena per le cose essenziali. Madison non è costosa come New York, ma per un piccolo diner come il mio, il fatturato mensile si aggirava intorno a poche migliaia. Dopo aver pagato ingredienti e affitto, rimaneva ben poco.
Dovetti cominciare a tagliare tutto ciò che non era indispensabile. Smettei di comprare caffè fuori, mangiavo spesso gli avanzi del diner, e persino vendetti qualche oggetto vecchio online per arrivare a fine mese. Eppure, Caleb si dimostrò incredibilmente comprensivo. Ogni giorno, dopo la scuola, correva dritto al diner, lasciava lo zaino e subito mi aiutava, pulendo i tavoli, servendo i clienti, imparando persino a usare la cassa. A volte mi guardava e diceva con una voce molto più seria di quella di un bambino di 10 anni che sembravo stanco e che poteva sostituirmi. La sera, Caleb continuava a pulire l'appartamento, passava il mocio, lavava i piatti, cercando di condividere il peso nel modo migliore che un bambino potesse. Vederlo così indaffarato mi spezzava il cuore. Era ancora così giovane. Avrebbe dovuto giocare spensierato, non imparare a preoccuparsi così presto. Nonostante le difficoltà, non lasciai mai che Caleb si sentisse un peso. Cercavo sempre di dargli una vita dignitosa e appagante nei limiti delle mie possibilità. Compravo il gelato nei fine settimana, raccontavo storie prima di dormire, risparmiavo persino per comprargli una palla con cui giocare al parco. Sei la mia gioia, figlio, gli dicevo ogni sera, abbracciandolo prima di spegnere la luce. Ma la realtà era dura. I miei risparmi, pochi migliaia accumulati in anni di duro lavoro, si stavano lentamente esaurendo. Il diner a malapena ci manteneva a galla. Nei giorni lenti dovevo chiedere qualche centinaio ai miei amici per pagare le bollette. Il cuore mi batteva forte per l'ansia a fine mese, mentre contavo i conti sotto una luce fioca. E adesso? Se il diner chiude, cosa ne sarà di noi? Quei pensieri mi tenevano sveglio, preoccupato per un futuro fragile. Dopo molte riflessioni, dovetti ridurre i soldi che mandavo ogni mese ai miei genitori. Prima inviavo $300 a Leonard e Ruth, che vivevano in periferia a Madison. Erano pensionati, con una pensione modesta, e lo vedevo come un modo per onorarli. All'inizio inventai scuse sul lavoro lento e mandai solo $100, poi smisi del tutto. Li chiamai, spiegando vagamente che ero stato impegnato. Il diner apriva dall'alba al tramonto, ma con pochi clienti, e i soldi non erano più tanti come prima. Dopo la telefonata, un senso di colpa familiare mi travolse. Mi chiesi se capissero o se si sarebbero arrabbiati. Aspettai nervoso una loro reazione, ma dall'altra parte del filo ci fu solo un silenzio prolungato, abbastanza per rassicurarmi che forse andava ancora tutto bene, finché un pomeriggio piovoso, mentre ero a casa con Caleb, un forte bussare agitato rimbombò alla porta. Aprii e il cuore mi si strinse. I miei genitori erano lì, Leonard Avery con la fronte aggrottata, Ruth Avery con gli occhi rossi per la rabbia. Entrarono senza aspettare un invito, portando con sé un'atmosfera pesante e tesa. In quel momento capii che non potevo più nascondere la verità. Appena entrarono, gli occhi di mio padre si fissarono subito sul ragazzo. Aggrottò le sopracciglia, la voce dura rimbombò nella stanza piccola. Chi è quel ragazzino? Da dove viene per vivere a casa tua? Prima che potessi rispondere, continuò, con tono sempre più tagliente. Che ci fa qui? Come è arrivato un bambino sconosciuto in casa tua? Presi un respiro profondo, cercando di restare calmo. Quello è Caleb. Vive con me. Mio padre mi guardò con disappunto evidente. Vive con te? Come? Non dirmi che hai preso in casa uno sconosciuto da crescere mentre il diner va a rotoli e non hai soldi extra. I tuoi genitori sono ancora vivi e in salute. Non ti prendi cura di noi, ma vai a crescere un ragazzino a caso. Che diavolo stai facendo? Mia madre intervenne, con voce piena di rimprovero e dolore. Sai almeno cosa stai facendo? Stai spendendo soldi per uno sconosciuto mentre i tuoi genitori hanno ancora bisogno del tuo sostegno. Ti abbiamo cresciuto, ti abbiamo dato un'educazione, e ora ci tratti peggio di questo figlio adottivo. Il cuore mi batteva forte. Ogni loro parola mi trafiggeva il petto, ma cercai di restare calmo. Mamma, papà, non vi sto voltando le spalle, ma Caleb è mio figlio adesso. L'ho adottato legalmente e ho la responsabilità di prendermi cura di lui.
Mio padre sbatté la mano sul tavolo, la voce piena di rabbia. Il diner è in difficoltà. I soldi che ci mandi diminuiscono sempre, eppure li spendi per uno sconosciuto. Noi siamo vecchi. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Questa è la tua responsabilità. Mia madre scoppiò in lacrime, la voce tremante. Come puoi dare la priorità a uno sconosciuto così? Non è del tuo sangue, ma noi siamo i genitori che ti hanno dato la vita. Caleb, terrorizzato, si rannicchiò dietro la porta della camera da letto, gli occhi spalancati dal panico, il corpo tutto tremante. Vederlo così mi spezzò il cuore, quel bambino non meritava di sentire quelle parole. Mi alzai di scatto, bloccando la porta, con voce più ferma che mai. Non cambio idea. Devo mettere prima il bambino a cui ho scelto di dedicarmi. Caleb ha bisogno di me, e io ho bisogno di lui. Guardai dritto i miei genitori e continuai lentamente ma con decisione. Avete ancora la vostra pensione. Non è molto, ma è sufficiente per vivere. Non posso più sostenervi come prima perché devo provvedere a Caleb, alla sua istruzione, al suo futuro. Le mie parole furono come versare olio sul fuoco. Il volto di mio padre si tinse di rosso per la rabbia, puntandomi il dito contro. Ingratissimo. Abbiamo sacrificato tutta la nostra vita per te, e ora scegli un ragazzino sconosciuto e volti le spalle ai tuoi genitori. Ringhiò freddamente. Da oggi non ho più un figlio come te. Mia madre pianse ancora più forte, la voce strozzata. Figlio, come puoi trattare così i tuoi genitori? Non hai alcun valore per il tuo sangue. Si alzarono e uscirono furiosi. La porta sbatté, lasciando l'appartamento in un silenzio pesante. Rimasi immobile in quel vuoto, un senso di perdita mi travolse come se avessi appena perso una parte della mia vita. Il cuore batteva forte, la mente confusa. La mia famiglia di sangue, le persone che pensavo mi sarebbero sempre state accanto, mi avevano voltato le spalle e se ne erano andate. Crollai su una sedia, sentendomi vuoto, con solo domande senza risposta. Avevo fatto la cosa giusta? Mi avrebbero mai perdonato? O era davvero la fine? Prima che potessi riprendermi, Caleb si avvicinò timidamente da dietro la porta. Mi guardò, con gli occhi rossi, poi mi abbracciò silenziosamente nel suo modo goffo. Non essere triste, papà. Io sono qui con te. Quelle parole semplici mi fecero venire le lacrime agli occhi. Lo strinsi forte, rendendomi conto che, anche se avevo perso la famiglia di sangue, non ero solo. Caleb era la mia nuova famiglia, la ragione per andare avanti. Ma quella notte, restando sveglio, sentivo ancora l'ansia per il futuro. Come avrebbe resistito il diner? Come sarebbe cresciuto Caleb in mezzo a queste difficoltà? E Owen, l'alcolista che aveva firmato via i suoi diritti per $200? Sarebbe tornato a creare problemi? Quelle domande rendevano tutto più drammatico, come un film con un finale sconosciuto. Le nostre vite continuarono a scorrere in un ritmo familiare, senza grandi sconvolgimenti a stravolgere tutto. I giorni ruotavano costantemente intorno al diner di Avery, alla scuola di Caleb e alla piccola casa angusta di padre e figlio. Quella vita era semplice, ma sapevo che era fragile come il sottile ghiaccio sul lago Menota in inverno. Ogni giorno guardavo nervoso verso la porta, temendo che Owen potesse comparire all'improvviso con il suo sorriso beffardo a chiedere altri soldi, o che arrivasse una nuova bolletta a svuotare completamente il mio portafoglio. Ma Caleb, quel ragazzo, era l'unica luce. Il suo sorriso mentre raccontava le storie della scuola mi aiutava a dimenticare almeno per un po' le preoccupazioni. In un raro pomeriggio caldo e soleggiato a Madison, mentre ero occupato dietro il bancone, il telefono squillò forte. Mi asciugai le mani sul grembiule, risposi, e la voce della sua insegnante di classe arrivò chiara. Signor Avery, sono la signorina Jenkins della scuola di Caleb. Può venire subito? È per il ragazzo. Il cuore mi cadde all'istante, come se qualcuno lo avesse stretto forte. Un'ondata di pensieri negativi mi attraversò la mente. Caleb si era messo nei guai.
Aveva litigato a scuola. O era la sua salute? Aveva tossito qualche giorno prima per il raffreddore. Lo immaginai in ospedale o, peggio, Owen che si presentava a scuola a fare scena. Un sudore freddo mi coprì la fronte. Le mani tremavano mentre rispondevo, arrivo subito. È grave. Lei disse solo, non sono brutte notizie, ma dovrebbe venire. Quelle parole mi fecero diventare ancora più ansioso, il cuore che batteva come un tamburo. Senza esitare, chiusi il diner prima del solito. Corresi verso l'auto e sfrecciai per le strade familiari, la mente in subbuglio. Se fosse successo qualcosa a Caleb, cosa avrei fatto? Il diner stava già arrancando. Le spese ospedaliere ci avrebbero distrutti. Il vento fischiava fuori dal finestrino, ma io non sentivo nulla se non l'ansia crescente. Arrivato a scuola, entrai di corsa nell'ufficio, ansimando. La signorina Jenkins mi accolse, e quando vidi Caleb seduto lì, sano e salvo, senza graffi né panico, finalmente tirai un sospiro di sollievo. Il ragazzo sorrise a larghe falcate. Papà è qui. Sto bene. Il cuore si calmò un po', ma ero ancora nervoso, in attesa di sapere di cosa si trattasse. L'insegnante mi invitò a sedermi, con voce calda. Signor Coraggio, oggi la scuola ha tenuto un'audizione per selezionare la squadra di arti performative, e Caleb ha sorpreso tutti. Sono rimasta sbalordita, senza capire. Continuò, la sua voce è un dono raro, limpida, emozionante e così ben controllata che l'insegnante di musica è rimasto stupito. Crediamo che con la giusta formazione Caleb potrebbe davvero intraprendere una carriera nel canto. Quelle parole mi riempirono di gioia e confusione. La felicità esplose. Caleb aveva talento. Quel ragazzo che un tempo vagava per le strade poteva diventare un cantante. Ma prima che la gioia si stabilizzasse, la preoccupazione economica si abbatté come un'onda gelida. Sapevo bene che le spese per le lezioni di canto, gli strumenti, le esibizioni, non sarebbero state affatto economiche. Con il diner che a malapena tirava avanti, come avrei fatto? Il cuore riprese a correre, ansioso al pensiero. Chiesi all'insegnante un po' di tempo per riflettere, poi portai Caleb a casa. Durante il tragitto, lui raccontava eccitato, papà, ho cantato Twinkle, Twinkle, Little Star, e tutti hanno applaudito così forte. Sorrisi e gli scompigliai i capelli, ma nella mia mente continuavo a pesare le mie possibilità contro i limiti. Se lo meritava, ma da dove sarebbero venuti i soldi? Vendere il diner, indebitarmi ancora. Quei pensieri mi tenevano sveglio per molte notti. Rimanevo a fissare il soffitto scuro, immaginando nervoso il futuro. Caleb che brillava sul palco o che perdesse l'occasione a causa della povertà. Dopo giorni di inquietudine, capii che quella poteva essere la rara porta aperta verso un futuro migliore per Caleb. Un futuro in cui non avrebbe dovuto temere la fame o vagare senza meta. Decisi che non avrei lasciato sfuggire quell'opportunità, qualunque fosse il sacrificio. Anche se il reddito del diner era risicato, a volte appena sufficiente per la spesa, iscrissi Caleb a avere lezioni di canto in un piccolo centro musicale nel centro di Madison. La quota mensile era di $150, più libri e attrezzature, che svuotavano ancora di più il mio portafoglio. Il primo giorno che lo portai a lezione, il cuore mi batteva forte. Gli sarebbe piaciuto o sarebbe stato troppo stress? Ma Caleb era entusiasta, mi abbracciò forte prima di entrare. Lavorerò sodo, papà, non ti deluderò. Per far quadrare i conti, oltre a lavorare al diner dall'alba al tramonto, presi turni notturni a pulire in un ristorante italiano a pochi isolati, dalle 10 di sera alle 2 di notte, lavando pavimenti, piatti, sparecchiando tavoli, un lavoro estenuante, ma che aggiungeva $200 a settimana. Ogni sera, tornando a casa, le gambe mi facevano male, la schiena pulsava dolorante. Ma vedendo Caleb dormire tranquillo, stringevo i denti e resistevo. Cominciai a vendere gradualmente oggetti di valore in casa. L'orologio vecchio che mio padre mi aveva lasciato, gli altoparlanti della musica, persino la bicicletta che usavo per le commissioni.
Ogni volta che mettevo qualcosa online, il cuore mi batteva forte, accelerato, l'ansia mi stringeva il petto. Qualcuno lo comprerà? Quanto riuscirò a ricavare? I soldi coprivano le lezioni, ma i piccoli debiti cominciavano ad accumularsi. Presi in prestito $300 dagli amici, 500 dalla banca a tassi alti. Molte notti tornavo a casa esausto, crollando su una sedia con gli occhi brucianti dalla stanchezza. Ce la farò? Se mi ammalo, cosa succederà a Caleb? Quei pensieri mi tormentavano, rendendo il sonno agitato, popolato da incubi sul fallimento del diner o sul ritorno di Owen a reclamarlo. Ma in cambio, Caleb migliorava notevolmente. Veniva spesso elogiato dall'insegnante. Caleb ha una voce donata da Dio, piena di emozione. Vinse il primo premio in una piccola esibizione scolastica, cantando una canzone popolare che raccolse applausi senza fine. Cominciò ad attirare attenzione nelle attività artistiche studentesche, invitato a cantare a festival locali, e persino un piccolo giornale di Madison scrisse un articolo sul giovane talento emergente. Io dimagrivo visibilmente, stanco, con i vestiti che mi pendevano addosso e occhiaie scure sotto gli occhi. Ma ogni volta che vedevo Caleb salire con sicurezza sul piccolo palco della scuola, sapevo che tutti i sacrifici erano valsa la pena. A una delle esibizioni, stavo seduto tra il pubblico, il cuore che batteva forte mentre lui usciva sul palco. Le luci lo illuminavano in volto. La sua voce si alzava limpida e commovente, da qualche parte oltre l'arcobaleno. Il silenzio calò su tutta la sala, poi scoppiò un fragoroso applauso. Le lacrime mi rigarono le guance. Quel ragazzo ce l'aveva fatta. In quel momento capii che gli stavo dando un futuro che io stesso non avevo mai avuto. Io ero cresciuto nella povertà, senza un talento particolare, conoscendo solo il duro lavoro. Ma per Caleb era diverso. Quel talento poteva tirarlo fuori dal circolo vizioso. Il tempo passava silenzioso, come i venti freddi d'autunno a Madison che spazzano le foglie dorate sparse per le strade. Il ragazzo che un tempo tremava davanti alla porta del diner, con gli occhi pieni di stanchezza e fame, ora aveva 15 anni. Caleb era cresciuto, più alto, con le spalle larghe, la voce profonda e calda. E soprattutto, portava con sé una presenza sicura e affascinante ogni volta che saliva sul palco. Era come se quel posto fosse stato fatto per lui. I riflettori puntati, gli applausi che risuonavano, e lui che cantava come se raccontasse la storia della sua vita, ogni nota che toccava l'anima. Lo guardavo alle piccole esibizioni scolastiche, poi sempre più spesso ai festival locali, e il cuore mi batteva sempre nervoso. Dimenticherà le parole. Il pubblico non gradirà. Quei timori mi assalivano ancora, nonostante i progressi straordinari. Le nostre vite ruotavano ancora attorno al diner, ma ora c'erano viaggi più lunghi a Milwaukee o Chicago per audizioni, rendendo tutto più drammatico, pieno di sorprese. Ricordo le notti in cui si esercitava a casa, la sua voce che rimbalzava sulle pareti sottili, e io seduto ad ascoltare con un misto di orgoglio e ansia. Quel ragazzo volerà alto. Ma qualcuno cercherà di tirarlo giù. In un pomeriggio afoso d'estate, quando Madison era baciata da un sole dorato, arrivammo a una competizione di canto più grande, il Midwest Regional Young Talent Contest, tenuto in un grande auditorium con centinaia di spettatori. Il cuore mi batteva forte fin dal mattino mentre lo aiutavo a preparare il vestito. Una camicia pulita comprata in un negozio di sconti e le scarpe lucidate da lui stesso. Papà, sono così nervoso, sussurrò Caleb lungo la strada, stringendo forte il microfono da prova. Sorrisi e gli diedi una pacca sulla spalla. Ce la farai. Canta come fai a casa. Ma dentro di me l'ansia ribolliva. Non era più un evento scolastico. Era un grande palco con giudici professionisti delle case discografiche. Sedemmo ad aspettare il suo turno, l'aria dell'auditorium densa di sussurri e prove sonore. Quando salì sul palco, strinsi forte il bracciolo, pregando in silenzio, non farlo fallire. Non lasciare che tutti i sacrifici siano vani. Cantò Alleluia di Leonard Cohen, la voce limpida ma carica di emozione, come se raccontasse gli anni di vagabondaggio,
il dolore e la speranza. Il pubblico si fece silenzioso, poi esplose in un fragoroso applauso alla fine. Stavo seduto tra gli spettatori, il cuore in gola, aspettando i risultati. L'annuncio dei premi sembrava non finire mai. Chiamarono altri nomi, e pensai che entrare nella top 10 sarebbe stato già un successo. Ma poi la voce del presentatore rimbombò: il primo premio va a Caleb Frost. Quando il suo nome fu pronunciato tra i vincitori, rimasi paralizzato, le lacrime che mi irrigavano ancora una volta le guance. In quel momento il mondo sembrò fermarsi. Corse a abbracciarmi, il pubblico applaudiva, e io capii che le nostre vite avevano voltato pagina. Non era più il ragazzo senza casa. Era un vero talento. Ma l'ansia rimaneva. E adesso? Come cambierà la vita? Da quel premio, Caleb cominciò ad attirare l'attenzione seria dei professionisti del settore, non più solo un talento scolastico. I giornali locali scrivevano di lui, dalle strade al palco, e il mio telefono squillava continuamente con offerte da manager. Il cuore mi batteva forte a ogni chiamata, accelerato, pieno di tensione. Sarà una truffa o un'opportunità reale? Arrivarono i primi inviti, piccoli concerti acustici in caffè, poi eventi comunitari in Wisconsin. Poi arrivò il primo contratto a breve termine. Una piccola etichetta discografica di Chicago lo invitò a registrare il suo singolo d'esordio con un compenso di $500. Lessi attentamente il contratto, le mani tremanti. Non potevo permettere che qualcuno approfittasse di lui. Firmammo e lui entrò per la prima volta in uno studio di registrazione, emozionato come un bambino che riceve un regalo. Porte che non avevo mai osato immaginare si stavano aprendo. Esibizioni a festival musicali, interviste radiofoniche, una vita più drammatica che mai. Lo accompagnavo ai concerti, preoccupato per le lunghe distanze e i suoi primi fan, ma esplodevo di orgoglio nel vederlo brillare. Il guadagno di Caleb era ancora modesto, poche centinaia a concerto, ma costante, abbastanza per alleviare le difficoltà economiche per entrambi. Niente più giorni a risparmiare su ogni pasto o a temere le bollette accumulate. Una sera, mi porse silenziosamente il suo primo stipendio e disse, con voce tremante ma ferma: voglio darti questo io stesso. Grazie, papà, per avermi cresciuto fino a oggi. Rimasi senza parole, la gola si serrò. Lo abbracciai forte e sussurrai: grazie, figlio. Lo accetto. Non per i soldi, ma per il tuo cuore. Con quei soldi, piano piano saldammo i debiti, comprammo generi alimentari migliori e persino ristrutturammo la tavola calda. Muri appena imbiancati, nuovi tavoli e sedie. Non avevo più bisogno di quei turni notturni estenuanti. Le notti dure a pulire il ristorante italiano divennero solo un ricordo. Dormivo meglio, mi svegliavo prima, e la tavola calda funzionava più liscia con il peso finanziario condiviso. I clienti abituali notavano: Tomás, sembri più in forma ultimamente. Sorridevo, grazie a mio figlio. Per la prima volta in anni, mi concessi di credere che tutti i sacrifici silenziosi non erano stati vani. Le notti insonni, i debiti crescenti, i pasti saltati, si erano trasformati nel sorriso di Caleb sul palco. Anche mentre entrava in un mondo più ampio, con flash di macchine fotografiche, fan in cerca di autografi e un calendario fitto, Caleb restava con i piedi per terra e grato. Non era arrogante. Non dimenticava le sue radici. Ricordo una sera dopo un grande concerto a Milwaukee. Tornò a casa tardi ma si sedette comunque a parlare. Papà, oggi ho cantato davanti a 500 persone, ma mi mancava la nostra tavola calda. Capivo esattamente cosa provava perché Caleb non aveva mai dimenticato i giorni di difficoltà. Ricordava ancora l'appartamento angusto, il vecchio divano che gli faceva da letto, la zuppa riscaldata della tavola calda per cena, e la preoccupazione silenziosa quando i soldi scarseggiavano. Una volta mi guardò, con occhi insoliti di serietà, e disse che non voleva dimenticare quel tempo, perché era la ragione per cui era lì oggi. Sapevo che Caleb capiva appieno che ciò che aveva ora non derivava solo dal suo talento.
Guardando quegli occhi seri, realizzai che aveva notato le notti in cui tornavo esausto, i debiti che cercavo di nascondere, e la perseveranza di cui non mi lamentavo mai davanti a lui. Quando non aveva prove o spettacoli serali, Caleb cercava sempre di tornare a casa per cena, per quanto fosse stanco. Rifiutava le feste post-concerto, guidando fino a Madison solo per sedersi al nostro piccolo tavolo, raccontandomi con entusiasmo delle esibizioni e delle nuove esperienze. Oggi ho incontrato un cantante famoso. Ha lodato la mia voce. Volevo dirtelo prima. Condivideva sempre con me per primo. Dai nuovi contratti alle canzoni che scriveva da solo. Quelle serate erano calde, piene dell'odore della carne alla griglia dalla cucina, di risate che riecheggiavano, e io ad ascoltare. Il cuore che batteva forte per l'emozione delle sue storie. Sarebbe stato travolto dal mondo dello spettacolo o sarebbe rimasto fedele a se stesso? Ma lui restava sempre genuino, chiedendo della tavola calda, aiutando persino a pulire i tavoli quando tornava tardi. Sentire mio figlio parlare e ridere così luminoso, mi fece capire che tra noi si era formata una vera famiglia. Non legata dal sangue, ma da un legame e dalla scelta di restare vicini. Quei giorni passarono tranquilli, come una melodia dolce dopo tutte le tempeste che avevamo attraversato. Caleb ora mi superava di una testa, la voce sempre più matura e il calendario degli spettacoli più fitto che mai. Eppure manteneva l'abitudine di tornare a casa il prima possibile. Seduto al nostro piccolo tavolo da pranzo nell'appartamento, chiacchierava di tutto, dalle sessioni di registrazione a Chicago ai fan che chiedevano autografi ai festival locali. Lo ascoltavo parlare, il cuore sempre caldo, ma a volte non potevo fare a meno di sentire un'ansia per i rischi che lo aspettavano. Il mondo dello spettacolo è duro e pieno di tentazioni. Temevo che potesse lasciarsi travolgere da tutto quel glamour. Così spesso gli ricordavo con voce lenta e ferma: ricordati di restare con i piedi per terra, figlio. Non lasciare che ciò che ti circonda ti faccia dimenticare chi sei. Lui sorrideva e rispondeva piano: non preoccuparti, papà. Sono tuo figlio, dopo tutto. La tavola calda di Avery era ora più frequentata grazie alla sua fama. Alcuni articoli locali avevano menzionato il padre del giovane cantante, rendendo il guadagno abbastanza stabile per vivere comodamente senza contare ogni centesimo. Non dovevo più fare i turni notturni. Mi dedicavo solo alla tavola calda e alle serate con lui. La vita era bella, ma sapevo che la pace è spesso solo la calma prima di una tempesta più grande. In una serata tranquilla, come tante altre, mentre Madison si immergeva in un crepuscolo dolce, cenavamo insieme. Avevo cucinato la sua carne alla griglia preferita, con insalata di pollo fresca e pane tostato croccante. Un pasto semplice ma accogliente. Caleb mangiava raccontandomi della sua ultima sessione di registrazione. Papà, oggi ho provato un nuovo ritmo. Suona alla grande. Te lo canterò domani. Va bene. Sorrisi e misi un altro pezzo di carne nel suo piatto. Non vedo l'ora. Ma mangia piano o ti strozzi. La casa era piena di risate e del profumo del cibo. E pensai tra me e me: questo è tutto ciò di cui ho bisogno nella vita. Ma poi un colpo inaspettato bussò alla porta. Frenetico e violento, più un battere che un semplice bussare. Il cuore mi si strinse subito. Un brutto presentimento mi assalì. Mi alzai, cercando di mantenere la voce calma. Vado a vedere. Sarà solo il vicino. Ma dentro di me l'ansia ribolliva. Chi poteva venire a quest'ora? E quel bussare, troppo aggressivo. Aprì la porta e rimasi paralizzato, come se avessi preso uno schiaffo in faccia. Owen Frost stava fuori, puzzava di alcol, il volto scavato da profonde rughe, la barba incolta, e quegli occhi pieni di calcolo, scintillanti come un lupo affamato che fissa la preda. Era più alto di quanto ricordassi, ma il corpo ora era raggrinzito dagli anni di bevute, i vestiti sporchi, e il fetore che entrava mi fece quasi indietreggiare. Prima che potessi reagire, Owen sfacciatamente mi spinse da parte e entrò come se fosse casa sua. Barcollò e si lasciò cadere sul divano, gli occhi che scrutavano la stanza prima di fissare Caleb.
Il ragazzo si ritrasse istintivamente, il volto diventò pallido mentre vecchi ricordi di abusi riaffioravano, rendendo la sua paura impossibile da nascondere. Caleb si appoggiò al muro, le mani strette al bordo del tavolo, gli occhi spalancati dal terrore. Lo vidi tremare come un piccolo animale braccato. Il cuore mi batteva forte, l'ansia cresceva. Perché è qui adesso? Cosa vuole? Owen sorrise beffardo, la sua risata rauca echeggiò pesantemente nella stanza piccola, appesantendo l'aria. Si appoggiò al muro, gli occhi fissi su Caleb, la voce allungata dal sarcasmo. Guarda un po'. Mio figlio è cresciuto tanto. Ho sentito che sei famoso adesso, Caleb? Fai i soldi con tutto quel cantare. Parlava senza nemmeno guardarmi, lo sguardo che scrutava, calcolando ogni reazione del ragazzo. Caleb non rispose. Abbassò solo la testa. Lo vidi mordersi il labbro fino a farlo sanguinare, le mani strette per trattenere il tremore. Feci un passo avanti, mettendomi tra loro, cercando di restare calmo nonostante la rabbia che ribolliva dentro. Owen, cosa vuoi? Hai rinunciato ai tuoi diritti genitoriali per $200. Non hai alcun diritto di presentarti qui. Owen risse più forte, il suono rimbalzò sfidante nello spazio angusto. Diritti? Sono il suo vero padre, idiota. Ora che ha successo e fa soldi con quei concerti, deve ripagare chi l'ha cresciuto. Fece un altro passo avanti, la voce sempre più sfacciata. L'ho sfamato. Gli ho dato un posto dove vivere per anni. Ora voglio i soldi. Deve darmeli. $500. Dammeli. Subito. Quelle parole mi trafissero il petto come un coltello. Ai suoi occhi, Caleb non era una persona, ma qualcosa da cui estorcere denaro. La rabbia mi montava, ma vedendo Caleb tremare dietro di me, sapevo che non potevo lasciare che la situazione degenerasse. Il ragazzo aveva già sofferto troppo. Silenziosamente andai in camera, aprì il cassetto e presi ciò che restava dei nostri risparmi miseri, circa $300. Tornai, posai i soldi nella mano di Owen. Voce bassa ma ferma, prendili. E vattene via, e non tornare mai più. Owen li afferrò, contò in fretta, la bocca che si curvò in un sorriso di soddisfazione. Va bene così. Mi guardò con un ghigno. Sai come giocare pulito. Ma ricorda, quando avrò bisogno di più, tornerò. Detto questo, Owen barcollò fuori dalla porta, lasciando l'appartamento soffocare in un silenzio pesante. La porta sbatté. Rimasi immobile, il cuore che correva, un pensiero gelido che mi attraversava la mente. Questa è solo una quiete temporanea. Tornerà di sicuro. Caleb scoppiò in lacrime, correndo ad abbracciarmi forte, la voce strozzata dalla paura. Papà, perché è venuto? Ho tanta paura. Lo tenni dolcemente, accarezzandogli la schiena, cercando di sembrare calmo. Va tutto bene, figlio. Ci sono io. Se n'è andato. Ma quella notte nessuno dei due riuscì a dormire. Vecchi ricordi riaffiorarono silenziosi come un incubo che non voleva lasciarci andare. Nei giorni seguenti, Owen ricomparve più volte in condizioni simili. Il primo ritorno fu 2 giorni dopo. Bussò alla porta a mezzanotte, ubriaco, chiedendo $200 per debiti di gioco. Glieli diedi per evitare una lite, ma il cuore mi bruciava di rabbia. Poi, la terza volta si presentò al diner in pieno giorno, urlando davanti ai clienti, dove mio figlio? Deve darmi dei soldi. I clienti abituali si spaventarono, e dovetti trascinarlo fuori, consegnando gli altri $100 per liberarmene. Trovava scuse diverse, a volte diceva di essere malato, di aver bisogno di medicine, altre volte disoccupato, bisognoso di cibo, come se mi vedesse come una fonte ovvia di elemosine. Ogni visita faceva battere il mio cuore d'ansia. Temevo che Caleb potesse tornare a casa all'improvviso o che il diner perdesse clienti. Caleb si preoccupava. Sorrideva meno e una volta mi chiese, perché non ci lascia in pace, papà?
Non sapevo cosa rispondere, lo stringevo più forte. Quando capii che cedere peggiorava solo le cose, Owen venne più spesso, chiedendo di più. Decisi di fermarlo. Una sera, quando bussò di nuovo chiedendo $400 come somma finale, rifiutai con fermezza. Questa volta non ti darò più soldi, Owen. Dovresti andartene e non tornare. Altrimenti chiamerò la polizia. La mia voce era risoluta, il telefono già in mano. Lui si bloccò, il volto rosso di rabbia. Osi farlo con me? Sono suo padre. Ma non cedetti, chiudendo la porta, il cuore che batteva forte mentre aspettavo la sua reazione. Owen picchiò qualche colpo, imprecando ad alta voce, poi se ne andò. Ma quello fu solo l'inizio. Rifiutato, iniziò a molestarci costantemente. Telefonate a tarda notte, messaggi minacciosi. Dirò a tutti che mi avete rubato mio figlio. Peggio ancora, si presentò fuori dalla scuola di Caleb, ora un liceo artistico, creando una scena. Urlò al cancello: Caleb, esci. Tuo padre ha bisogno di soldi. Gli studenti si spaventarono. Gli insegnanti chiamarono la polizia e gli agenti lo portarono via. Caleb tornò a casa piangendo. Papà, ho paura di andare a scuola. Ho paura di quello che potrebbe farmi. Le nostre vite di padre e figlio erano completamente sconvolte. Caleb viveva in costante ansia. Cantava meno, con occhiaie scure per le notti insonni. Lo vedevo rannicchiarsi ogni sera, vecchi ricordi che tornavano, le botte, le notti di paura. Il diner si fece più silenzioso a causa delle voci, e io diventavo ansioso ogni volta che suonava il campanello. Non può andare avanti così, pensavo, il cuore pesante. Iniziai a raccogliere tutte le prove, la rinuncia ai diritti genitoriali che Owen aveva firmato per $200, i racconti dettagliati di Caleb sugli anni di abusi. Raccontava ogni botta, ogni cicatrice, insieme ai messaggi molesti e ai rapporti della polizia della scuola. Incontrai un avvocato, le mani tremanti mentre presentavo la richiesta di ordine restrittivo al tribunale di Madison. Il tribunale lo avrebbe accettato o Owen avrebbe negato tutto. L'attesa ansiosa per l'udienza fu una tortura. Persi il sonno preoccupandomi per Caleb. L'udienza si svolse in una mattina piovigginosa, l'aria in aula fredda e cupa. Owen apparve ubriaco, imprecando contro il mio avvocato. Ma dopo aver esaminato i fascicoli e le testimonianze, con Caleb che tremava mentre raccontava al giudice a voce spezzata, il tribunale accolse la richiesta. Il giudice dichiarò: il signor Owen Frost è proibito di avvicinarsi a Caleb Frost e Thomas Avery entro 500 metri. La violazione comporterà la reclusione. Quelle parole mi fecero tirare un sospiro di sollievo, le lacrime che scorrevano. Owen imprecò mentre veniva portato via, e tornammo a casa, abbracciandoci e piangendo. Da allora, la vita per Caleb e me si stabilizzò gradualmente. La paura costante si allontanò. Niente più colpi alla porta a tarda notte. Niente più preoccupazioni quando Caleb andava a scuola. Tornammo al nostro vecchio ritmo. Il diner si riempì di nuovo. La voce di Caleb riempiva la casa di canzoni. Ma sapevo che quella era solo la calma necessaria prima di cambiamenti più grandi in arrivo. La vita non è mai stata davvero tranquilla a lungo, soprattutto per una famiglia ricostruita da frammenti rotti come la nostra. Ci furono notti in cui restavo sveglio, irrequieto, immaginando cosa potesse colpirci all'improvviso, un incidente inatteso, uno scandalo imprevisto, o qualcosa dal passato che tornava a bussare alla nostra porta. Sentivo sempre che quel pezzo era troppo fragile. E poi arrivò quel punto di svolta. Non con clamore, senza avvertimenti, ma abbastanza da scuotere tutto. Una sera tardi, mentre Madison era immersa nella quiete oscura con venti leggeri che portavano l'odore delle foglie autunnali in decomposizione, ero occupato a servire gli ultimi clienti al diner. Il locale era più affollato del solito quel giorno. Risate echeggiavano. Gli aromi di carne alla griglia e caffè riempivano l'aria, tenendomi impegnato tra servizio e conti. Mi asciugai il sudore dalla fronte, pensando tra me e me,
bella giornata oggi. Basta per sistemare il tetto del portico. Improvvisamente la porta si aprì e una donna elegante entrò. Il suo atteggiamento calmo spiccava in mezzo all'atmosfera vivace. Indossava un lungo cappotto di seta, i capelli raccolti con cura, gioielli d'argento che scintillavano sotto le luci giallastre. Sembrava appena uscita da un ufficio di lusso in centro, non dal mio modesto diner. Il cuore mi batté strano, non per il suo aspetto, ma per un vago senso di familiarità, come se l'avessi già vista da qualche parte. Scelse un tavolo appartato, si sedette con movimenti aggraziati e ordinò come qualsiasi altro cliente una ciotola di zuppa di pollo e un caffè nero. La servì in fretta, ma mentre mangiava sorseggiava lentamente e mi osservava di nascosto. Il suo sguardo seguiva ogni mio movimento, mentre pulivo i tavoli, sorridevo ai clienti abituali, facendomi sentire a disagio e confuso. Chi è? Perché mi guarda così? Mi chiesi in silenzio, il cuore che batteva un po' più forte, ansioso come se fossi sotto osservazione. Cercai di evitarla, concentrandomi sul lavoro, ma ogni sguardo incrociava quegli occhi, non ostili, ma pieni di significato. Quando il diner si svuotò, restando solo qualche sparuto cliente, si alzò per pagare, consegnando il denaro con cortesia. Ma poi, inaspettatamente, chiese: «Signor Avery, posso parlarle in privato per un momento?» Solo pochi minuti. Quelle parole mi sorpresero. Il cuore si strinse. Come fa a sapere il mio nome? Esitai, ma annuii educatamente, conducendola in un angolo tranquillo del diner, pensando: forse è una fan di Caleb o una giornalista. Ci sedemmo, e l'aria divenne improvvisamente tesa, l'ansia che mi saliva dentro. La sua confessione successiva mi lasciò senza fiato, come colpito da un fulmine a ciel sereno. Mi guardò dritto negli occhi, la voce tremante ma decisa. Sono Claire Frost. Sono la madre biologica di Caleb, colei che ha abbandonato suo figlio molti anni fa. Quel nome, Claire Frost, esplose nella mia mente come un tuono. Rimasi senza parole, i ricordi di ciò che Caleb mi aveva raccontato mi travolsero. La madre che se n'era andata, abbandonandolo a un Owen alcolizzato, alle botte e alla paura. «Perché sei qui?» balbettai, aggrappandomi al bordo del tavolo per trattenere la rabbia che saliva. Claire spiegò che dopo essere andata via, la vita l'aveva spinta nel lavoro, iniziando come impiegata in un piccolo ufficio a Chicago, poi avanzando gradualmente con perseveranza e fortuna. Ora era una manager di successo in una società finanziaria. Ma in tutti quegli anni, il senso di colpa per il figlio lasciato indietro non era mai svanito. Ho trovato Caleb attraverso articoli di giornale sul ragazzo e il suo talento nel canto. E quando ho saputo che lo avevi adottato, sono venuta qui portando vergogna e rimorso, sperando che mi dessi la possibilità di dire tutto. Le sue parole erano sincere, gli occhi lucidi, ma il mio cuore ribolliva. La rabbia mi travolse come onde impetuose. Non potei più trattenere nulla. La affrontai, ogni parola esplose dai ricordi dolorosi che avevo cercato di seppellire in profondità. «Sai cosa ha passato quel ragazzo?» dissi, la voce che tremava incontrollabile. «Ha vagato per le strade per settimane, così affamato da osare solo stare davanti al diner, sperando che qualcuno gli desse qualche avanzo. Ci furono notti in cui dormì sotto i ponti, rannicchiato dal freddo e dalla paura. E ogni volta che tornava a casa non trovava sicurezza. Trovava le botte di Owen. Feci un respiro profondo, ma la voce si spezzò ancora. Sei andata via, abbandonando un bambino a un alcolista violento. Sai che ha dovuto scappare perché non ce la faceva più?» Guardai Claire dritto negli occhi. Quando finalmente si stava raddrizzando, quando la sua vita cominciava a sistemarsi, torni per cosa? Quando è già abbastanza felice. Claire chinò la testa, le spalle che tremavano, le lacrime che cadevano silenziose sul tavolo. Dopo un lungo momento, parlò, la voce strozzata dal pianto trattenuto. «So di aver sbagliato. Non lo nego». Alzò lo sguardo verso di me, gli occhi rossi. «All'epoca ero anch'io vittima di Owen. Venivo picchiata ogni giorno. Temevo che se fossi rimasta, non ce l'avrei fatta.
Pensavo che se me ne fossi andata, almeno uno di noi sarebbe scappato. La voce le si spezzò. Ma me ne pento. Me ne pento ogni giorno. Non c'è notte in cui non pensi a mio figlio. Scossi la testa, cercando di non sembrare troppo dura. Qualunque siano le tue ragioni, tornare ora non può essere solo per quello che vuoi tu. Rallentai, ogni parola pesante. Caleb ha costruito una nuova vita. Ci è voluto tanto per fidarsi di nuovo delle persone. Non puoi presentarti all'improvviso e aspettarti che apra il cuore come se nulla fosse successo. Lo ferirebbe solo di più. Il pensiero di dover raccontare tutto questo a Caleb mi fece battere forte il cuore. Guardai Clare, la voce bassa ma ferma. Devo proteggere prima di tutto il ragazzo. L'aria tra noi era soffocante. Finalmente mi alzai, mantenendo un'ultima cortesia, ma senza concessioni. Basta per oggi. Ho bisogno di tempo per pensare. Dovresti andare. Clare si alzò in silenzio, asciugandosi le lacrime. Mi guardò come volesse dire altro, ma annui appena. Senza scuse o preghiere, si voltò e uscì dal diner, lasciando dietro di sé un silenzio pesante che sapevo mi avrebbe tormentato a lungo. Nei giorni che seguirono, Clare comparve di tanto in tanto al diner, ordinando silenziosamente un caffè, una fetta di torta, poi sedendosi in un angolo ad aspettare senza fare rumore né pressione. Non si avvicinava a me, si limitava a osservare da lontano, come se attendesse paziente un'occasione. Il cuore mi batteva forte ogni volta che entrava. Cosa dirà oggi? O starà solo seduta così? Per non disturbare i clienti, non potevo mandarla via. Rimanevo distante ed evasivo, servivo in fretta e poi mi voltavo. I clienti abituali notavano. Quella donna viene spesso, eh? Mi sembra familiare. Forzai un sorriso, senza rispondere. Gradualmente Clare portò piccoli regali per Caleb, un maglione caldo, un libro sulla musica, una scatola di caramelle, lasciandoli con me con cautela e pazienza, senza pretese. Per favore, consegnali a Caleb se pensi sia il momento giusto, disse piano. Accettai, ma il cuore era diviso, ansioso di capire se fosse davvero sincera o solo in cerca di espiazione. Vedendo quella sincerità nei suoi piccoli gesti, divenni meno severo. Presi i regali per Caleb, ma mantenni le distanze, senza iniziare conversazioni, limitandomi a un cenno di ringraziamento. Conservai quei doni con cura, senza ancora darli a lui, temendo che lo turbassero. Dopo molte notti insonni sotto una luce fioca, compresi che anche Clara era stata vittima del marito alcolizzato, e forse lasciare era stata l'unica scelta che aveva pensato di avere per sopravvivere. Il cuore si ammorbidì, ansioso per la decisione che ci attendeva. Una volta, dopo la chiusura, presi l'iniziativa di scriverle un messaggio, un breve testo al numero che aveva lasciato su uno scontrino. Ci incontrammo in un bar vicino e dissi chiaramente: accetto che tu lo incontri, ma se Caleb ti accetterà sarà solo una sua decisione. Non lo forzerò. Clare annui, gli occhi illuminati dalla speranza. Grazie per darmi la possibilità di vedere il ragazzo. Sarò paziente. Il primo incontro tra noi tre fu organizzato al diner dopo la chiusura, in uno spazio tranquillo dove nessuno doveva fingere. Prima, scelsi di parlare con Caleb. Il cuore mi batteva forte mentre lo guardavo, cercando di restare calmo. Figlio, devo dirti una cosa. Tua madre biologica è tornata. Vuole incontrarti. Caleb si bloccò, il volto visibilmente pallido, gli occhi spalancati dal panico. In un attimo scosse la testa ripetutamente, la voce rotta dalla paura. Non la voglio. Mi ha abbandonato. Detto questo, Caleb si voltò e corse nella stanza sul retro, sbattendo la porta. Rimasi in silenzio, sentendo singhiozzi soffocati dall'altra parte. Clare stava accanto a me, le lacrime scendevano silenziose, ma non fece un passo avanti, non bussò, non disse altro. Nei giorni seguenti Clare insistette con pazienza. Veniva al diner, ordinava qualcosa di semplice, a volte lasciava un piccolo regalo sul tavolo prima di sedersi e aspettare.
Manteneva sempre le distanze, senza mai forzare o creare scene. A volte la sentivo sussurrare piano, come a se stessa, bastasse uno sguardo da lui. Rimasi al fianco di Caleb, incoraggiandolo piano a fronteggiare la paura. Parlavo lentamente, so che le vuoi male, ma anche lei ha sofferto molto. Se non sei pronto, non ti costringerò, ma almeno prova ad ascoltare quello che ha da dire. Gli incontri successivi si svolsero in un'atmosfera intensa e ansiosa. All'inizio Caleb la evitava, senza guardare Clare, seduto in silenzio in un angolo. Poi, gradualmente, cominciò a lanciarle sguardi, a fare domande brevi e timide. Una volta Caleb strinse i pugni, la voce tremante, chiedendo: «Perché mi hai abbandonato quando avevo più bisogno di te?» Quella domanda fece scoppiare Clare in lacrime. Raccontò tutto senza scuse o giustificazioni, solo scusandosi e ammettendo i suoi errori. Caleb ascoltò, gli occhi rossi, senza dire altro, ma non fuggiva più come prima. Li osservavo, consapevole che le ferite non si sarebbero rimarginate subito. Ma almeno la porta non era più chiusa a chiave. Col tempo, con quella pazienza, Caleb si aprì gradualmente, accettando la presenza di Clare pur mantenendo qualche distanza. Le permise di unirsi a noi a cena per parlare di musica, ma non era ancora pronto a chiamarla mamma. Io guardavo da lontano, ansioso che arrivasse quel momento. E poi, in una sera piovosa con le gocce che battevano contro la finestra mentre Clare raccontava lentamente a Caleb della sua prima infanzia, accadde l'imprevisto. Caleb fece un passo avanti e la abbracciò. Clare si bloccò un attimo, poi tremò mentre le sue braccia lo stringevano, le lacrime scivolavano silenziose. Rimasi a guardare da lontano, comprendendo all'improvviso che la nostra famiglia non era legata dal sangue, ma dalla scelta, dalla pazienza e dal coraggio immenso di restare. Eppure, dentro di me rimaneva un'ansia senza nome. Clare sarebbe davvero rimasta? O la vita stava preparando un altro colpo di scena? Ma almeno in quel momento, sotto la pioggia costante, vidi una speranza fragile, ma vera. Da allora Clare divenne una presenza abituale nella vita mia e di Caleb. Non invadente né esigente, semplicemente veniva a trovare suo figlio. Spesso si fermava nei fine settimana o nel tardo pomeriggio, portando un cesto di frutta fresca dal mercato locale o piccoli oggetti come libri di musica che pensava potessero piacere a Caleb. Clare non pretese mai diritti materni improvvisi. Non chiese a Caleb di venire a vivere con lei o di chiamarla subito mamma. Invece di forzare la sua presenza o pretendere qualcosa, Clare rimase semplicemente paziente, diventando una parte naturale della nostra vita di padre e figlio, seduta al tavolo della cucina, aiutando a riordinare o semplicemente ascoltando Caleb parlare delle sue ultime esibizioni. La prima volta che restò a cena, l'atmosfera era ancora un po' tesa. Ma Clare preparò abilmente un semplice maccheroni al formaggio, proprio quel piatto che Caleb aveva detto una volta che lei gli faceva da piccolo. «Ti piaceva tanto?» disse piano. Caleb non rispose, mantenendo le distanze, ma annui leggermente e prese un altro cucchiaio. Guardavo da lontano, il cuore che batteva forte per l'ansia, temendo che una parola sbagliata potesse distruggere tutto. Ma gradualmente, attraverso pasti come quello, gli incontri divennero più familiari. Clare non forzò mai nulla, e fu proprio quella pazienza a permettere a Caleb di aprirsi. A poco, la nostra piccola casa si fece più calda che mai. I pasti risuonavano di risate. Clare raccontava storie divertenti del lavoro a Chicago. Caleb parlava con entusiasmo di una nuova canzone che stava componendo. E io sedevo ad ascoltare, sentendo come se un pezzo mancante si fosse finalmente ricomposto. Quei momenti mi fecero capire il cambiamento positivo in mio figlio. Sorrideva di più, dormiva meglio, e persino cominciava a chiamare Clare mamma nelle conversazioni private. Osservavo tutto in silenzio. Il cuore gonfio di gioia mista a nervosismo, perché sapevo che quell'equilibrio era fragile, e un solo incidente poteva spezzarlo. Le conversazioni tra Clare e me fluivano più naturalmente di quanto avessi immaginato. All'inizio parlavamo solo di Caleb. Le raccontavo del suo difficile cammino verso l'età adulta.
Dai giorni in cui vagava per le strade fino al momento in cui salì per la prima volta sul palco, la voce tremante ma piena di determinazione. Ha sopportato tanto dolore, ma ora è così forte, dicevo, la voce bassa mentre ricordavo le notti in cui piangeva per gli incubi su Owen. Clare ascoltava, gli occhi lucidi, poi parlava dei suoi anni a costruire una carriera da sola. Dalla fuga da Owen con una sola piccola valigia alle notti insonni in ufficio per sfuggire al senso di colpa per il figlio che aveva lasciato. Pensavo che andarmene fosse il modo per proteggerlo, ma mi sbagliavo, confessò, la voce tremante. 2 persone ferite trovarono empatia l'una nell'altra. Nessuna promessa, nessuna fretta, solo comprensione nata da esperienze condivise. Parlammo di paura, di sacrificio, e gradualmente quelle conversazioni si fecero più lunghe. Dal diner alle passeggiate nel parco vicino, il cuore mi batteva più forte ogni volta che la vedevo, ansioso per quei nuovi sentimenti strani che sbocciavano. Non amore a prima vista, ma qualcosa di più profondo costruito dai nostri pezzi rotti. L'affetto cresceva lentamente ma costantemente, fondato sulla sincerità e sul rispetto per il passato di entrambi. Clare non cercava di nascondere i suoi errori, e io non celavo le difficoltà che avevo affrontato crescendo Caleb. Cominciammo a passare del tempo da soli. Un caffè nel tardo pomeriggio o un giro lungo il lago Mandota, dove condividevamo sogni per il futuro. Voglio aiutare Caleb a volare più in alto, ma voglio anche stare con te, disse una volta, stringendomi forte la mano. Mi sentii nervoso, il cuore che batteva forte, perché non avevo mai immaginato un'altra possibilità d'amore dopo anni di solitudine. Ma poi, quando Caleb espresse il suo consenso e la sua benedizione, ci unì, sorridendo radioso. Papà, mamma, penso che voi 2 siate perfetti insieme. Vi do la mia benedizione. Decidemmo di stare insieme, scegliendo di lasciare alle spalle i vecchi dolori. Quella decisione mi tenne sveglio tutta la notte, a pensare al futuro. Ce la faremo, o il passato tornerà a perseguitarci? Il matrimonio fu semplice e caldo, celebrato in una piccola chiesa alla periferia di Madison in una dolce mattina di primavera con una luce soffusa. Invitammo solo pochi amici stretti, clienti abituali del diner, e naturalmente Caleb, che fece da testimone con un sorriso radioso. Clare indossava un abito bianco semplice, i capelli sciolti, così bella da togliermi il respiro. La cappella era decorata solo con fiori selvatici raccolti nel parco e una dolce musica al pianoforte. Ma l'atmosfera traboccava della pace che credevo di non poter più avere. Mentre scambiavamo le promesse, le mani strette forte, guardai Clare e pensai, finalmente ho una famiglia completa. Caleb stava accanto a noi, applaudendo per primo quando ci baciammo, e tutti risero felici. Il ricevimento seguì al mio diner. Cucinammo noi stessi. Gli ospiti alzarono i bicchieri e fecero brindisi, e per la prima volta dopo anni sentii la vita sorridermi davvero. Ma, in mezzo a quell'atmosfera gioiosa con musica soffusa e risate che riecheggiavano, Leonard e Ruth, i miei genitori biologici, apparvero improvvisamente, portando una tensione inequivocabile. Li scorsi da lontano, fermi sulla porta del diner con il volto accigliato, e il cuore mi si strinse immediatamente. Perché sono qui, pensai, l'ansia che mi travolgeva come onde. Entrarono senza salutare nessuno, dirigendosi dritti verso Clare e me. Caleb si spaventò, stringendo forte la mano di Clare, mentre Clare si voltò verso di me con occhi preoccupati. Mio padre, Leonard, parlò per primo. La sua voce era dura, senza alcun tentativo di nascondere le sue pretese. Thomas, abbiamo sentito che ti sposi. Ora che sei sistemato, è tempo di prenderti cura di nuovo della tua famiglia. Sostieni i tuoi genitori. Adempi al tuo dovere filiale come prima. Siamo vecchi. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Mia madre, Ruth, intervenne subito, con voce carica di rimprovero e risentimento. Hai cresciuto un estraneo. Ora ti sposi e hai completamente dimenticato i tuoi veri genitori. Abbiamo sacrificato tutta la nostra vita per te. Ora tocca a te ripagarci. Quelle parole tagliarono l'aria calda come un coltello, zittendo tutta la stanza.
Gli ospiti si guardarono imbarazzati, nessuno osava parlare. Il cuore mi batteva forte, la rabbia mi salì in gola, ma cercai di mantenere la voce calma. Mamma, papà, ve l'ho detto chiaramente molto tempo fa. Quel rapporto è finito il giorno in cui mi avete voltato le spalle, rinnegandomi perché ho scelto di adottare Caleb. Da quel momento ho dovuto cavarmela da solo. Ora ho la mia famiglia. Devo provvedere a mia moglie e a Caleb. Non posso e non voglio tornare a sostenervi come prima. Vergogna e rabbia si mescolarono in un'esplosione. Mio padre sbatté la mano sul tavolo, urlando, ingrato. Hai cresciuto degli estranei, ti sposi e ti comporti come se non avessi più legami di sangue. Mia madre scoppiò in lacrime, la voce strozzata, figlio, siamo famiglia. Come puoi trattare così i tuoi genitori? L'atmosfera del matrimonio si fece subito pesante. Gli ospiti abbassarono lo sguardo, imbarazzati. Clare strinse la mia mano in un silenzioso gesto di conforto e sostegno. Caleb stava accanto a me, il volto pallido per la tensione, ma fece un passo avanti con coraggio e disse: Nonno, nonna, papà ha fatto la cosa giusta. Ora siamo la vera famiglia. Vedendo che non potevano convincermi, i miei genitori se ne andarono arrabbiati, portando con sé amarezza e un divario insanabile. Si voltarono, la porta sbatté, lasciando un silenzio pesante. Rimasi lì, il cuore che batteva forte, pensando ansioso, crollerà tutto. Ma poi Clare mi abbracciò. Caleb mi diede una pacca sulla spalla. Papà, andiamo avanti. La loro fiducia e il loro sostegno silenzioso bastarono a rafforzare la mia determinazione. Il ricevimento continuò, anche se l'atmosfera era un po' tesa. Sorridemmo, alzammo i bicchieri, e sapevo che la vera famiglia è fatta da chi sceglie di restare unita, qualunque tempesta arrivi. Dopo il matrimonio decidemmo di trasferirci in una casa più grande e spaziosa alla periferia di Madison, con un piccolo giardino e tutti i comfort che noi tre avevamo sognato. L'appartamento vecchio era troppo stretto per una famiglia di 3. Clare, con il suo reddito stabile, contribuì all'acquisto di una casa a 2 piani, con una stanza privata per Caleb dotata di un angolo per le prove di canto, un ampio soggiorno per stare insieme e una grande cucina dove Clare poteva dedicarsi alla cucina. Pulimmo e decorammo insieme. Caleb dipinse le pareti della sua stanza del suo blu preferito. Clare appese le foto di famiglia appena scattate, e io installai scaffali per i libri di musica che collezionava. Quei primi giorni nella nuova casa furono davvero caldi e sereni, come un sogno a lungo desiderato, ma mai osato credere possibile. Le mattine iniziavano con Clare che preparava il caffè, Caleb che cantava a squarciagola durante la colazione e io che mi preparavo ad aprire il diner con un sorriso. Le sere le passavamo sulla veranda a guardare le stelle e a raccontarci storie. Clare narrava dei vecchi viaggi di lavoro, Caleb parlava con entusiasmo del suo prossimo album, e io ricordavo i primi giorni dopo averlo adottato. La vita era semplice ma completa, e mi chiedevo ansioso, potrà durare per sempre? I giorni tranquilli scorrevano lenti come un fiume calmo dopo rapide turbolente. Isle Diner Avery rimaneva il luogo dove passavo la maggior parte del tempo, ma ora Clare aiutava a gestire la contabilità, rendendo tutto più facile. Caleb, ormai sedicenne, era impegnato in piccoli tour nel Midwest, ma chiamava sempre ogni sera, con la voce piena di entusiasmo. Mamma, papà, oggi ho cantato davanti a 1000 persone. Sorridevamo orgogliosi, inviando regali per posta. Clare vestiti caldi, io dolci fatti in casa. Owen sembrava scomparso dopo l'ordine restrittivo del tribunale, e i miei genitori biologici restavano in silenzio, senza più contatti. Cominciai a credere che il passato fosse davvero chiuso. Ma poi, in un pomeriggio d'inverno gelido, mentre la neve cominciava a cadere leggera fuori dalla finestra del diner, tutto cambiò. Ero occupato a servire i clienti, l'aroma del caffè caldo riempiva l'aria, quando il telefono squillò insistentemente. Guardai lo schermo. Era Clare, e il cuore mi si strinse subito. Raramente chiamava mentre lavoravo, a meno che non fosse urgente. Risposi, con la voce leggermente tremante. Clare, cosa succede?
La sua voce arrivò al telefono, agitata e spezzata. Thomas, Owen è arrivato a casa nostra. È ubriaco, sta bussando con forza alla porta, vuole entrare. Caleb ed io ci siamo nascosti nella stanza. Vieni subito. Quelle parole mi colpirono come un fulmine, congelando il sangue nelle vene. Owen, l'uomo che credevamo sparito, era tornato, e questa volta aveva preso di mira la nostra casa. Rabbia e paura mi travolsero mentre toglievo il grembiule, urlando al personale. Tenete d'occhio il diner. È un'emergenza. Prima di precipitarmi in macchina e partire a tutta velocità. Le strade di Madison erano scivolose per la neve, ma non me ne importava. Mani strette sul volante, cuore che batteva come un tamburo. Il terrore cresceva. Cosa vuole? Come osa violare l'ordine restrittivo? Claire e Caleb sono al sicuro? Immagini di Owen ubriaco, con quegli occhi calcolatori, mi assalivano, facendomi tremare. Chiamai la polizia mentre guidavo, con la voce incerta. C'è un intruso a casa mia. Potrebbe essere armato. Ma la distanza dal diner alla nuova casa era lunga, e ogni secondo sembrava un'ora. La neve cadeva più fitta, i lampioni gettavano bagliori giallastri sulle strade bagnate, e pregavo in silenzio. Per favore, non farmi arrivare troppo tardi. Quando arrivai, la porta d'ingresso era spalancata, un vento gelido soffiava dentro, portando con sé l'odore di alcol e rumori di vetri infranti e mobili spostati. Il cuore mi si strinse come in una morsa. Sudavo freddo nonostante l'aria gelida. Entrai di corsa gridando per mia moglie e mio figlio. La scena davanti a me mi gelò il sangue. Owen stava in mezzo al soggiorno, completamente ubriaco, puzzava di liquore, teneva in mano un coltello da cucina scintillante sotto le luci, gli occhi iniettati di sangue, follia incontrollabile. Barcollava, i vestiti sporchi, la barba incolta, ringhiava come una bestia in trappola. Claire e Caleb erano rannicchiati contro il muro, i volti pallidi dal terrore. Claire teneva Caleb protettivamente mentre lui tremava. Vecchi ricordi riaffiorarono, lasciandomi senza parole. Claire urlò vedendomi, la voce un misto di speranza e orrore. Owen si voltò di scatto, gli occhi iniettati di sangue fissi su di me. Scoppiò in una risata fragorosa, un suono rauco che riecheggiò in quella che era stata la nostra casa tranquilla, ora distorta e spaventosa. La sua voce si trascinò, carica di sarcasmo e possessività. Finalmente a casa, Thomas. Guardati adesso. Non solo hai rubato mio figlio, hai rubato anche mia moglie. Non avrei mai pensato che saresti stato così bravo. Guardò Claire e Caleb, gli occhi aggrappati a loro come se avesse paura di perderli, la voce si abbassò, ma pesante di minaccia. Ma ascolta bene. Anche se costruisci questa bella famigliola, non cambia nulla. Claire è ancora mia moglie e Caleb è ancora mio figlio. Sono miei e devono tornare da me. Capito? Sventolò il coltello nell'aria come se la violenza potesse cancellare le sentenze del tribunale. Il cuore mi batteva furiosamente, il respiro mancava, ma feci un passo avanti, proteggendo madre e figlio, cercando di mantenere la voce ferma nonostante le gambe tremassero. Owen, basta. Metti giù il coltello e vattene subito da casa mia. Non hai alcun diritto di stare qui a dire queste cose. Lo fissai, continuando lentamente ma con fermezza. Ho chiamato la polizia. Stai violando l'ordine restrittivo. Se continui con questa follia, finirai in prigione. Dietro di me, Claire si avvicinò, la voce tremante per la paura ma cercando di restare calma. Thomas, per favore non avvicinarti. Non è in sé. Caleb singhiozzava, aggrappandosi alla mano di sua madre, la voce spezzata dal panico. Rifiutato, Owen ruggì come un animale in trappola. Puntò il coltello direttamente verso di me, scatenando tutta la rabbia e il risentimento accumulati. Hai rubato la mia famiglia. Sei entrato nella mia vita, hai preso mia moglie, hai preso mio figlio, e ora stai lì a dirmi cosa fare. Rise in modo maniacale, la voce velenosa. Ti credi un eroe?
pensi che stare davanti a me possa fermare tutto? I suoi occhi si fecero scuri, la voce si abbassò in modo inquietante. Giuro che non ti lascerò vivere in pace. Se non posso avere ciò che è mio, nessuno lo avrà. L'aria del soggiorno divenne densa e soffocante. L'odore travolgente di alcol mi fece girare la testa, ma restai calmo, guardandolo negli occhi e parlando lentamente, ogni parola ferma. Owen, hai rinunciato tu stesso ai tuoi diritti genitoriali. $200. Hai preso i soldi e te ne sei andato senza esitazione. Feci un respiro profondo, raccogliendo la forza che mi restava. Da quel momento, non hai più alcun diritto su Clare o Caleb. Non oggi, non mai, e certamente non con la violenza. Indicai la porta, la voce bassa ma decisa. Vai via adesso, prima di oltrepassare un limite da cui neanche tu potrai tornare indietro. Ma negli occhi di Owen non c'era spazio per la ragione, solo alcol, odio e follia. Ruggì e si scagliò contro di me in una furia incontrollata, il coltello che oscillava mentre Clare urlava disperata e Caleb gridava il mio nome con terrore. Sentii il dolore acuto quando la lama mi trafisse il petto, il sangue che cominciava a macchiare la mia camicia bianca. Crollai sul pavimento freddo, le forze che mi abbandonavano rapidamente. Ma in quel momento riuscii a sorridere verso mia moglie e mio figlio, sapendo di essere arrivato in tempo per proteggerli. Clare e Caleb erano al sicuro. Era tutto ciò che contava. Clare urlò e corse al mio fianco. Sentii le sue mani tremanti premere sulla ferita, le lacrime che cadevano senza sosta sul mio volto. Nelle orecchie avevo i singhiozzi strazianti di Caleb, che chiamava il mio nome nel panico, ognuno di essi riportandomi alla realtà. Owen sembrò rendersi conto di aver fatto qualcosa di irreparabile. Maledì ad alta voce, barcollò per la stanza, poi fuggì fuori dalla porta, scomparendo nella fitta neve bianca. La mia coscienza cominciò a svanire, tutto si offuscava come risucchiato in una nebbia densa. Negli ultimi istanti in cui riuscii a restare cosciente, sentii le maledizioni di Owen allontanarsi, mescolarsi ai gridi disperati di Clare e Caleb. Poi, da lontano, arrivò il suono delle sirene dell'ambulanza, lento ma chiaro, come una salvezza tardiva a cui mi aggrappavo e che non volevo lasciare andare. Aprii lentamente gli occhi, la prima sensazione fu il peso del mio corpo, come se qualcuno premesse forte sul mio petto. La luce bianca accecante della stanza d'ospedale mi colpì la vista, costringendomi a sbattere le palpebre più volte per abituarmi. L'odore forte di antisettico riempiva l'aria, mescolato al battito regolare del monitor cardiaco accanto a me. Provai a muovermi, volevo sedermi e capire dove fossi, ma un dolore acuto mi trafisse il lato sinistro del petto, facendomi gemere piano mentre la mano si posava istintivamente sulla ferita. Sono vivo o morto? Pensai in silenzio, il cuore che batteva forte per l'ansia mentre i ricordi del coltello di Owen e del sangue che si spargeva sul pavimento tornavano come un incubo. La stanza era silenziosa, rotta solo dal respiro leggero di qualcuno accanto al letto. Girai la testa e vidi Clare, mia moglie, addormentata con la testa appoggiata al bordo del materasso, il volto stanco con occhiaie scure, i capelli disordinati dopo giorni senza un vero riposo. Si svegliò di soprassalto al mio gemito, rimase immobile per qualche secondo come se non credesse ai suoi occhi, poi scoppiò in lacrime di gioia che le rigavano le guance. Thomas, sei sveglio. Sei finalmente sveglio. Si chinò per abbracciarmi delicatamente, attenta alla ferita, la voce tremante. Chiamo subito il dottore. Clare premette in fretta il pulsante per chiamare l'infermiera, poi tornò a stringermi la mano con forza, le lacrime ancora scivolanti. Mi hai fatto prendere un colpo, Thomas. Pensavo di averti perso. Il dottore e le infermiere arrivarono rapidamente per un controllo approfondito, misurando il battito, esaminando la ferita, chiedendo il livello del dolore e il mio stato di coscienza. Rimasi immobile, rispondendo a fatica a ogni domanda, il cuore ancora in corsa mentre cercavo di ricostruire cosa fosse successo. Dopo l'esame, il dottore, un uomo di mezza età con voce rassicurante, disse: «Signor Avery, ha superato la fase critica». La ferita da coltello era profonda,
ma per fortuna ha evitato cuore e arterie principali. È stato in coma per 5 giorni a causa della grave perdita di sangue e dello shock. Ora è stabile. Con riposo, farmaci adeguati e un recupero graduale, tornerà completamente in salute in poche settimane. Le sue parole portarono sollievo, ma anche shock. 5 giorni. Ero stato qui 5 giorni. Clara annui mentre il dottore usciva, la stanza tornò silenziosa. Lei strinse la mia mano più forte, la voce carica di emozione. Sei stato incosciente per 5 giorni interi, Thomas. Io e Caleb ci siamo alternati a stare al tuo fianco, senza mai allontanarci un attimo. Quanto a Owen, è stato arrestato a casa sua poco dopo. La polizia l'ha trovato ubriaco, con il coltello ancora coperto del tuo sangue. Non è riuscito a scappare. Le sue parole mi riempirono di ansia crescente. Era stato preso. La minaccia era finita. Sussurrai. Tu e Caleb state bene. Lei si asciugò le lacrime e sorrise. Stiamo bene, grazie a te. Ci hai protetti. I giorni successivi in ospedale furono una lenta ma calda fase di recupero. Clara rimase sempre al mio fianco, occupandosi di ogni pasto. Portava zuppa di pollo fatta in casa, alimentandomi a cucchiaiate, raccontandomi storie leggere per distrarmi dal dolore. Devi mangiare di più per tornare forte presto. Voglio ancora passeggiare con te intorno al lago Mandota, diceva piano, anche se la preoccupazione si sentiva nella voce. La guardavo, il cuore colmo di gratitudine e amore. La donna che un tempo era fuggita per paura era diventata il mio pilastro più forte. Ogni sera, sotto le luci soffuse dell'ospedale, sedeva accanto al letto tenendomi la mano mentre si addormentava. Io restavo sveglio, ansioso, a pensare al futuro. Riuscirò a guarire completamente? O questa ferita lascerà segni permanenti? Ma la sua presenza alleviava gran parte della paura, rendendomi più forte. Caleb non era da meno. Dopo ogni spettacolo o prova, veniva in ospedale, anche se stanco. Entrava con un sorriso luminoso, portando fiori freschi o una nuova playlist. Si sedeva accanto al letto, raccontando piccole storie, proprio come faceva da bambino. Papà, oggi ho cantato a un festival locale. Tutti hanno applaudito forte. Ma mi sei mancato, così ho cantato Alleluia. Quella che ami. Descriveva fan, nuovi contratti e scherzi con gli amici della scuola d'arte con entusiasmo, come se volesse tirarmi fuori dal dolore. Ascoltavo, sorridendo debolmente, il cuore che si spezzava nel vederlo nascondere la paura. Tremava ancora raccontando la notte dell'aggressione di Owen. Avevo tanta paura, papà, ma sapevo che ti saresti svegliato. Non potevo perderti di nuovo. Quei momenti erano carichi di emozione, facendomi riflettere ansiosamente sul suo percorso. Da ragazzo senza casa a giovane talento, ora parte di una famiglia completa. Caleb cantava anche canzoni dolci per me. La sua voce limpida risuonava nella stanza, attirando le infermiere a sbirciare. Sto cantando, così guarirai presto, diceva. E io annuivo, le lacrime che scorrevano di orgoglio. La mia salute migliorava giorno dopo giorno. Il dolore acuto iniziale diminuiva. Cominciai a sedermi, a camminare con l'aiuto di Clare, poi a fare i primi passi da solo nel corridoio dell'ospedale. Ad ogni controllo, il dottore lodava: stai recuperando rapidamente grazie al tuo spirito positivo e al sostegno della famiglia. Dopo 2 settimane fui dimesso, tra le braccia della mia famiglia, Clare che spingeva la sedia a rotelle, Caleb che portava le borse, e tornammo a casa tra gioia e nervosismo. La nuova casa sembrava più calda che mai, con il profumo della cucina di Clare ad accoglierci e Caleb che appendeva un cartello "Bentornato papà". Mi sedetti sulla veranda a respirare aria fresca, pensando di essere sopravvissuto, ma quanto la vita fosse fragile. Il caso si concluse rapidamente. Owen fu processato al tribunale di Madison con prove schiaccianti, il coltello insanguinato, le nostre testimonianze, la sua storia di violazioni dell'ordine restrittivo.
Il giudice lo condannò a 7 anni di carcere per aggressione con arma da taglio e ingresso illegale, più un ordine restrittivo permanente contro la nostra famiglia. Il verdetto pose fine alla minaccia, portando sollievo ma anche pensieri inquieti. Si pentirà o nutrirà odio in prigione? Tornando all'Avery S. Diner, fui sorpreso di scoprire che molti clienti avevano sentito la mia storia dai notiziari locali, un articolo intitolato L'uomo che ha resistito quando la sua famiglia era in pericolo. Venivano più spesso, non solo per mangiare, ma per sincerarsi di me e offrire auguri. Il diner tornò a essere affollato. Il fatturato crebbe, e allungammo persino gli orari. I clienti abituali mi abbracciavano. Tomás, stai bene? Eravamo così preoccupati. Sorrisi, servendoli con rinnovata gioia, ma mantenni le vecchie abitudini, senza espandermi troppo, senza inseguire il denaro, dando priorità alle cene in famiglia sopra ogni cosa. Ogni sera ci riunivamo attorno al tavolo, Clare cucinava piatti deliziosi, Caleb raccontava storie degli spettacoli, e io ascoltavo, il cuore pieno di gratitudine. Nonostante la vita diventasse più comoda, Caleb firmasse contratti importanti, il diner prosperasse, io restavo semplice. Un pomeriggio tranquillo, con una luce dorata che filtrava dalla finestra della cucina, mi sedetti sulla veranda a guardare Clare cucinare con un sorriso radioso e ad ascoltare Caleb che canticchiava, una melodia familiare dalla sua stanza. Somewhere Over the Rainbow, la canzone del suo primo grande spettacolo. Quel momento mi fece ripercorrere tutto il cammino. Da Caleb rannicchiato fuori dal diner in una notte gelida, attraverso le difficoltà economiche, il rifiuto dei miei genitori biologici, il talento di Caleb che fioriva, il ritorno di Clare, il nostro matrimonio semplice, e la tragedia finale con Owen. Sembrava un lungo film pieno di tensione e dramma. Notti insonni a preoccuparmi per i soldi, scontri con Owen, il dolore della ferita. Alla fine, compresi che la famiglia non è dove nasci, ma dove scegli di restare e proteggere fino alla fine. Capii anche che la gentilezza a volte richiede grandi sacrifici. Denaro, salute, persino la vita stessa. Ma quelle scelte portano a una vita che vale davvero la pena di essere vissuta. E se si deve scegliere tra una falsa pace e ciò che è giusto, scegli ciò che è giusto. Perché la vera pace arriva solo quando non voltiamo le spalle alla nostra coscienza. Abbracciai Clare da dietro, la voce bassa. Dopo tutto quello che è successo, voglio solo dire una cosa. Grazie per aver creduto che questa famiglia valesse la pena di restare e lottare. Clare si fermò in silenzio per un attimo, poi si voltò a stringermi la mano con forza. Io sono rimasto non per il passato, ma per questo presente, per nostro figlio, e per ciò che hai fatto per la nostra famiglia. Caleb scese di corsa, abbracciandoci entrambi. E in quell'istante, ridemmo tutti. Non una risata di fuga dal pericolo, ma la risata di chi sa di aver trovato il proprio vero posto. La vita va avanti. Non più appesantita dalla paura, ma sollevata dalla speranza. Da uomo solo in un piccolo diner, ora ho una famiglia. Non di sangue, ma di scelta. E per me, questo è il finale più completo del lungo viaggio che abbiamo condiviso.